Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi procediamo col Vangelo di Tommaso. Spero che le prime tre logia o tre versetti, chiamateli come volete, perché sennò arriva il biblista a dirmi la sua, ma io cerco sempre di essere semplice nelle mie spiegazioni, vi abbiano scatenato quell'interesse, quella passione, quella riflessione che servono. Oggi ve lo leggo da un altro testo. Vi dico questo perché siccome sono girano diverse traduzioni e hanno delle piccole differenze, a seconda poi se è stato tradotto dal primo testo in aramaico o dal secondo testo trovato, e quindi più antico, ma trovato in tempi più recenti, greco, quindi ci sono delle differenze, ve ne dico una fra tutte. Coloro che cercano, cerchino finché vi ricordate che avevamo letto questa frase, in questa versione per esempio è tradotto così: coloro che cercano, cerchino finché troveranno, quando troveranno resteranno commossi. Quando saranno turbati si stupiranno e regneranno su tutto. Vedete che è un po' diversa dall'altra, ma il senso è sempre quello, proprio perché sono traduzioni che poi vengono costantemente aggiornate per migliorare un po' la comprensione con la lingua moderna, ma il senso resta quello. Arriviamo al quarto versetto o quarto logia. Gesù disse: l'uomo di età avanzata non esiterà a chiedere a un bambino di 7 giorni dov'è il luogo della vita, e quell'uomo vivrà, perché molti dei primi saranno ultimi e diventeranno tutt'uno. Molto difficile questo logia, questo versetto, che si collega al fatto che chi conoscerà queste parole non conoscerà la morte, cioè il quarto si collega al primo. Chiunque trova la spiegazione di queste parole non gusterà la morte. Molte sono queste indicazioni che ci vengono date da Gesù, e queste sono proprio le parole di Gesù. Si sente anche il parlare antico, no? E ci apre ancora una volta a un orizzonte di vita eterna. L'uomo in età avanzata, cioè quello che è vicino alla morte, non esiterà a chiedere a un bambino di 7 giorni, cioè a un bambino appena nato, dov'è il luogo della vita, e quell'uomo vivrà, perché molti dei primi saranno ultimi e diventeranno tutt'uno. Questo è molto complicato, ma fa sempre parte di quella cosa che vi dico sempre: bene, male, luce, buio, ultimi, primi, anziani, bambini. E diventeranno tutt'uno, saranno interconnessi, e quindi con questa interconnessione si potrà essere gli uni e gli altri. Quinto logia. Gesù disse: sappiate cosa vi sta davanti agli occhi, e quello che vi è nascosto vi sarà rivelato, perché nulla di quanto è nascosto non sarà rivelato. Anche questa, vedete come, leggendoli qua poi tutti uniti così, perché quasi tutte queste cose le troviamo anche nei Vangeli sinottici e canonici. Andate a vedervi il video che avevo fatto sul Vangelo di San Tommaso, dove vi propongo proprio i collegamenti ai vari Vangeli. Però vedete che letti in questa direzione, come sono collegate queste cose, come cambia il significato, come si approfondisce il significato. Sappiate cosa vi sta davanti agli occhi, e quello che vi è nascosto vi sarà rivelato, perché nulla di quanto è nascosto non sarà rivelato. La stessa cosa dice nei Vangeli canonici: nulla di quello che è nascosto non vi sarà rivelato, tutto vi sarà rivelato. Però stiamo noi che dobbiamo cercare, capire, aprire gli occhi, vedere oltre quello che di solito vediamo, oltre quello che di solito vediamo con gli occhi nel mondo che noi consideriamo reale, ma aprirsi al mondo trascendente, capire, come abbiamo visto, chi realmente siamo, figli del vivente.
E quindi una volta capito e scoperto che il regno è dentro di noi e tutto intorno a noi, stupiti governeremo sul mondo, cioè sapremo le cose di tutto. E qua è un ribadire questa cosa. Sappiate cosa vi sta davanti agli occhi, cioè dovete capire cosa vi sta davanti agli occhi, che non è la parete, il muro, la macchina, il mondo fisico, ma è molto di più. E quindi capirete chi siete, capirete cosa avrete davanti agli occhi e nulla di quanto è nascosto non vi sarà rivelato. Sesto, i suoi discepoli gli chiesero e dissero: vuoi che digiuniamo? Cosa dobbiamo pregare? Dobbiamo fare elemosine? Quale dieta dobbiamo osservare? Insomma, tutte domande perché, per sapere se c'erano delle regole per poter suffragare, diciamo, i bisogni dell'umanità. Gesù disse: non mentite e non fate ciò che odiate, perché ogni cosa è manifesta in cielo. Alla fine nulla di quanto è nascosto non sarà rivelato, e ribadisce la cosa, e nulla di quanto è celato resterà nascosto. Vedete che anche qua torniamo allo stesso discorso. Lui in questo caso esula dalla che dieta dobbiamo fare, cosa dobbiamo mangiare, cosa dobbiamo pregare, addirittura non risponde a questo, ma dice di non mentire e di non fare ciò che odiano. Cioè è un po' no, non fate agli altri quello che non volete fosse fatto a voi. Quindi se volete una carezza, date una carezza, non certo date un pugno, perché potreste ricevere un pugno. Però ribadisce ancora il fatto, cioè insiste in questo Vangelo più che mai che negli altri, di guardare oltre queste cose, di cercare di capire oltre. Sì, queste cose vanno bene, però bisogna guardare oltre. È molto criptico un po' in questo discorso, ma non lo è per chi vede questo Vangelo, queste indicazioni come le altre, con un occhio gnostico o spirituale, perché capisce che il messaggio è oltre a quello che può essere un messaggio terreno, è un messaggio a più alto livello. Bene, anche oggi abbiamo visto 3 versetti o logia, che dir si voglia. Scrivetemi qua sotto nei commenti se avete capito, cosa vi hanno dato, cosa secondo voi avete capito, e noi ci vediamo ovviamente in un prossimo video con altri 3 versetti e 3 logia del Vangelo di Tommaso. Iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video sui vostri social, è molto importante per sostenere il canale. Ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Ermanno.